Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi con questo tutorial andremo a vedere come poter bagnare le piante del nostro giardino sprecando zero acqua. L'acqua ormai è diventata sicuramente la risorsa più importante che abbiamo, non dobbiamo sprecarla e con questo sistema, pensate, un sistema antico, antichissimo, risale a più di 2000 anni fa, andremo a dare il giusto apporto idrico alle nostre piante sprecando zero acqua. Pensate, riutilizzando dei vecchi vasi che magari abbiamo in casa o tutto il più andandoli a acquistare in un mercatino dell'usato. Ma non voglio anticiparvi nulla, state con me. Bene, allora come sempre andiamo a vedere di che cosa abbiamo bisogno. In questo caso abbiamo bisogno di due vasi, vedete che io li ho presi, non sono identici, ma l'importante è che abbiano la stessa circonferenza perché andremo a creare una situazione di questo genere. Abbiamo bisogno di un piattino sempre in cotto, un piccolo pezzo di un vaso rotto per poter andare a chiudere il buco e poi avremo bisogno della pistola con la colla a caldo per poter andare a fare le varie giunture e chiudere il buco. Ma adesso andiamo a vedere come fare questa operazione. Bene, allora questa operazione noi la possiamo fare con del silicone, ma la possiamo fare appunto anche con della colla a caldo. Adesso io vi faccio vedere questo che è un vaso già pronto, andiamo a versare dell'acqua e vedremo che la tenuta è identica a quella che noi possiamo avere con il silicone. Guardate, vedete che non c'è acqua, ok? Quindi la colla a caldo sostituisce tranquillamente il silicone e soprattutto ci impegna anche meno nell'operazione di giuntura dei due vasi. Adesso andiamo a fare questa operazione che non è assolutamente difficile, ma bisogna prestare un poco di attenzione. Per chi non ha mai usato la pistola con la colla a caldo, gli suggerisco di andare a vedere qualche video. Tra l'altro io ho un altro canale YouTube dedicato proprio al fai da te, dove parlo proprio di come utilizzare la pistola a caldo. In sintesi, la pistola a caldo funziona benissimo con molti materiali, fra cui in questo caso il cotto. Avete visto come funziona bene nell'andare a chiudere, per dire nel caso di prima, il buco, o in questo caso andremo a vedere come sigillare due vasi, perciò funziona perfettamente, ma bisogna stare attenti soprattutto a una cosa, che la pistola sia veramente molto calda. Lasciatela accesa una buona mezz'ora prima di poterla utilizzare, vedrete proprio che comincia a filare e comincia a perdere qui davanti sulla punta. Allora vuol dire che siamo pronti per poter andare a fare le nostre operazioni. Quando noi schiacciamo la dobbiamo vedere, vedete come esce fluida, e deve essere così proprio colante. Allora più è calda e più lei sigilla. Nel momento in cui andiamo a fare questa operazione con una colla non bollente, la giuntura non terrà. Questo è fondamentale. Comunque vi lascio qui in calce anche il link del mio canale, così potete vedere anche come si utilizza la pistola a caldo. E soprattutto, ecco, consiglio chi non ce l'ha, questo è uno strumento veramente fantastico e ci può servire nel fai da te. Andate a investire pochi euro, però fatelo, perché ci sono pistole che costano 3 euro, 4 euro, però durano, non dico 2 giornate, ma poco di più, e soprattutto non scaldano molto. Questa è una pistola da 15 euro, non è che ho speso chissà quanto, però vi posso garantire che è eccezionale nella sua resa. Non abbiamo ancora spiegato il perché andiamo a fare questo sistema di subirrigazione. Dicevo che è un sistema antichissimo utilizzato dagli antichi romani, prevedeva l'interramento di alcune ampolle piene d'acqua messe di fianco alle piante. Perché? Per il principio di osmosi le piante attraverso le barbatelle, che sono proprio quei fili finissimi che noi vediamo attaccati alle radici, che sono i sensori dell'umidità dell'acqua, andranno a tirare, nel vero e proprio senso della parola, l'acqua all'esterno della nostra ampolla. Quindi noi la riempiremo d'acqua. In questo caso, vabbè, io adesso vi faccio un esempio, verrà una piccolissima ampolla, ma immaginate dei grandi vasi. Noi possiamo anche creare dei contenitori da 10, 12, 15 litri. Andremo a interrarli di fianco alle piante che vogliamo che appunto abbiano questa subirrigazione. Dopodiché non dovremmo fare altro che andare a riempirla e poi possiamo dimenticarcela. Perché? Perché la pianta andrà a prendere l'acqua che ha bisogno, né di più né di meno, e quindi noi non avremo neanche il problema di esagerare con l'acqua o di dimenticarcela, e perciò mandarla in stress idrico. Questo è fondamentale, perciò la pianta si autoregolerà, ma soprattutto non sprecheremo una sola goccia d'acqua, e questo è fondamentale soprattutto per chi ha rispetto per l'ambiente. Questo è un
sistema veramente straordinario, possiamo chiamarlo così, estremamente naturali, come in questo caso qui c'è il cotto, e quindi che dire di più, è un sistema veramente che io vi invito a provare a utilizzare, e poi come sempre in calce a questo video fatemi anche sapere com'è andata. Adesso procediamo con la saldatura dei due vasi, ma prima andiamo a mettere qui sotto, decidiamo quello che sarà il fondo, facciamo in questo caso sia questo, prendiamo il nostro piccolo coccio che andremo a mettere sul fondo e andiamo con la colla a caldo a fare una bella colata sul fondo. Andiamo a colare, non abbiate paura di esagerare un poco, perché comunque è importante che dopo non perda l'acqua, quindi mettiamone un poco come sto facendo io adesso. Tanto con un paio di stick noi facciamo, gli stick sono questi, facciamo tutto il nostro lavoro. A questo punto inserisco il pezzettino di cotto, adesso ve lo faccio vedere come è venuto, guardate, vedete che abbiamo già finito il nostro lavoro sul fondo. Il tempo di asciugatura della colla a caldo, diciamo che qui ci vogliono circa un paio di minuti e noi potremo già mettere l'acqua e vedremo l'effetto finale di questo lavoro. Pensate, invece il silicone dovremmo lasciarlo riposare circa un giorno, quindi la colla a caldo la reputo sicuramente il sistema migliore per fare questo lavoro. Bene, noi adesso siamo già pronti, intanto lei seccherà, per andare a fare la giunzione del pezzo di sopra e il pezzo di sotto. Dicevo prima che l'importante è che abbiamo lo stesso diametro, ok? Nei mercatini si trovano questi vasi a 50 centesimi, 1 euro al massimo, quindi andate nei mercatini dell'usato, ridiamo vita anche a questi oggetti. Io continuo a dirla questa cosa perché sono un amante dei mercatini e penso che sia una bellissima cosa quella di andare a prendere degli oggetti che la gente ha deciso di liberarsene, ok? Anziché buttarli in discarica, li ha portati in un mercatino. Noi abbiamo proprio anche il compito di far rivivere gli oggetti, le cose. In questo caso ci rendiamo utili anche in questo, perciò prendiamo dei vasi, se ce l'abbiamo in casa tanto meglio, e adesso andiamo a fare la giunzione e creiamo la nostra ampolla. Avete visto, ci abbiamo messo veramente pochi secondi. A questo punto il consiglio è quello di andare a dare una sigillata anche laterale, ok? Tanto questo dopo verrà interrato, noi non lo vediamo più. Andiamo a mettere un poco ancora di colla qui da parte che fa da sigillante. Perfetto, come avete visto l'operazione è riuscita, possiamo provare, vedete che abbiamo incollato perfettamente, abbiamo creato la nostra piccola ampolla. A questo punto dall'alto qui andremo a interrarla completamente, lasceremo proprio fuori solo la parte superiore dove potremo andare a rabboccare con l'innaffiatoio o con la canna dell'acqua, e poi andremo a mettere un piattino sempre di cotto, lo mettiamo in questo caso alla rovescia, così da far sì che l'acqua non evapori o comunque non entrino insetti. Quindi noi vedremo questo piccolo piattino, immaginate tutto il prato intorno, e noi sappiamo che sotto noi abbiamo la nostra riserva d'acqua per le nostre piante.
Ripeto, a secondo della pianta che noi andremo ad interrare, sarà nostra cura mettere un'ampolla più grossa. Certo che se andiamo a interrare una pianta come potrebbe essere l'ortensia, che già il nome si chiama idrangea, ovvero pianta dell'acqua, dovremo andare a mettere un'ampolla molto più grossa. Ma se andiamo a mettere una pianta mediterranea come potrebbe essere un agave, un cisto, insomma piante mediterranee che sicuramente non hanno bisogno di tutta quest'acqua, potrebbe già anche bastare una piccola ampolla come questa qua. La pianta, quando avrà bisogno dell'acqua, come abbiamo detto, attraverso le barbatelle, che sono le estremità delle radici, andrà a richiamare l'acqua all'esterno e lei pian piano si consumerà. Noi possiamo anche andare in vacanza, questo è un bel sistema anche per coloro che vogliono andare in vacanza tranquilli e non hanno il vicino di casa, il genitore o qualcuno che provvede a irrigare le piante. Ci penserà la nostra ampolla che abbiamo appunto interrato. Pensate che bel vantaggio che è anche questo, ma soprattutto, lo ripeto, la cosa più importante è che non andiamo a sprecare acqua, e oggi questo penso che sia veramente un valore aggiunto. Io spero di esservi stato utile con questo video, vi chiedo come sempre di mettere un bel pollice all'insù, iscrivetevi al canale e fatemi sapere com'è andata con la vostra ampolla. Ciao!